Salute a tutti. Dopo le indagini condotte con il pretesto del fucile scomparso, indagini truffaldine, perché non erano indagini sul fucile scomparso, erano indagini per i delitti del mostro, finalmente il 24 ottobre 1991 gli inquirenti giocarono a carte scoperte, inviando una comunicazione giudiziaria a Pacciani per i delitti del mostro. Sostanzialmente lo avevano iscritto nel registro degli indagati. Mancava circa un mese e mezzo alla sua uscita dal carcere e questo mese e mezzo venne impiegato per preparare la sua casa di via Sonnino, quella dove lui sarebbe andato ad abitare. Ricordo che le figlie abitavano nell'altra casa in Piazza del Popolo, probabilmente assieme alla madre mentre Pacciani era in carcere. E lui appunto sarebbe andato in questa casa di via Sonnino che fu riempita di cimici e fu insomma preparata per il suo arrivo. Intanto il tempo passava, ci si avvicinava sempre di più al giorno della sua uscita dal carcere, che era prevista per il 6 dicembre del 91. Vediamo cosa successe. Leggiamo dal mio saggio. Temendo che Pacciani, appena rimesso piede a Mercatale, potesse occultare delle prove, gli inquirenti cercarono di anticiparlo e 3 giorni prima della scarcerazione, il 3 dicembre, tornarono a perquisire le sue proprietà. Non fu trovato nulla, ma quel nulla parve comunque interessante. Un binocolo, un'agendina consegnato il chilometraggio Mercatale Vicchio, una torcia elettrica, un assegno pubblicitario con un numero di targa e la parola coppia. Su questo assegno pubblicitario poi più avanti discuteremo perché sarà considerato una prova significativa, una delle poche prove significative, prove materiali. Poi un foglietto con indirizzo e telefono di Giovanni Faggi, povero Giovanni Faggi, e infine nel bagagliaio dell'auto una vecchia rivista dell'estate 1968. Si trattava di oggi, del 1 agosto. Aperta un articolo intitolato Le inquietudini dei fidanzati, nel quale veniva trattato anche il delitto di Signa. E qui parve strano che Pacciani avesse questa rivista dove si raccontava anche del delitto di Signa. Il 6 dicembre 1991 Pacciani si presentò all'uscita del carcere di Sollicciano con sotto braccio 2 borse piene di cianfrusaglie. La SAM lo perquisì, sequestrando gli oggetti di nessun peso, tra i quali si può citare, a puro titolo di esempio, l'immagine di una donna, neppure nuda, alla quale erano stati evidenziati seni e pube con una penna. Ecco, ora qui bisognerebbe chiedersi, una persona che era stata 4 anni in carcere, per cui non aveva visto una donna da 4 anni, insomma non era stato con una donna, sì magari si sarà arrangiato in altri modi, però una donna non l'aveva vista, che su una foto di una donna avesse evidenziato i seni e il pube con una penna, forse era una cosa comprensibile, che non poteva far pensare assolutamente che questo fosse il mostro di Firenze, io penso, no? Allora, nella casa di via Sonnino Pacciani trovò la moglie, perché la moglie, io penso che prima non vivesse lì da sola, vivesse con le figlie in Piazza del Popolo, però questo non lo so. In ogni caso la moglie volle stare assieme a Pacciani. Pacciani in quella casa di via Sonnino cominciò a fare una vita da pensionato, una vita ritirata. Io penso che si fosse naturalmente accorto quasi subito, si fosse reso conto quasi subito di essere controllato, anche perché scoprì una cimice che non sapeva cos'era, la portò a un elettricista che gli disse cos'era, insomma, per cui sicuramente si rese conto di essere controllato. A controllarlo avevo detto che erano stati piazzati degli agenti in Borghese in un appartamento lì vicino, nelle vicinanze. Ecco, non si trattava di agenti, si trattava di agentesse, diciamo così. Erano 3 ragazze, una delle quali venne sentita al processo l'8 luglio 94, era Paola Baghino. Erano delle studentesse, si facevano passare per studentesse, ricevevano fidanzati, parenti, insomma, che erano tutti agenti in Borghese. Comunque sentiamo quello che raccontò Paola Baghino in dibattimento. Eravamo una squadra di 3 ragazze, tutte agenti di polizia della questura.
siamo state impiegate dai primi di dicembre del 1991 fino ai primi di marzo del 1992. Il nostro compito era quello di controllare il Pacciani al rientro dal carcere. Avevamo un appartamento con le nostre attrezzature di intercettazione ambientale. Erano lì che finivano tutte le intercettazioni di questi cimici. Non abbiamo detto a nessuno che eravamo della polizia, sfido insomma. Ci siamo presentate come delle studentesse universitarie che abitavano lì e nessuno ci ha fatto delle domande. Potevamo sentirlo, ma non potevamo vederlo bene. Il PM domanda: lei non ha mai effettuato attività di pedinamento? Sì. E in questa attività di pedinamento ha visto mai se il Pacciani si è incontrato con Vanni Mario? Ecco, Vanni Mario. Teniamo conto che un paio di settimane prima aveva deposto Mario Vanni con la famosa storia delle siamo stati a fare delle merende, aveva cominciato già a scavarsi la fossa, no? Il povero Mario Vanni, e che qui si capisce che si cominciò a guardarlo con sospetto. Comunque risponde la Baghino, sì, in 2 o 3 occasioni aveva visto Pacciani con Vanni. Non ha potuto sentire cosa dicevano? No, anche perché c'era troppa gente intorno, poi lui ci conosceva bene o male di vista. Lui ha capito che eravate della polizia? No. Lei ci ha parlato mai? Sì. E gli ha detto che era una studentessa? Sì, praticamente l'ha capito da solo, ci ha fatto lui delle domande sugli studi. E insomma, queste studentesse, con tutti i personaggi fidanzati e parenti che andavano a trovarle, erano lì e controllavano Pacciani. Poi Pacciani, abbiamo visto in video precedenti, era controllato anche dai suoi vicini addirittura. Comunque, in questa situazione i giorni passavano e non succedeva niente. Cioè Pacciani faceva la vita da pensionato, andava lì, cioè non lavorava nemmeno, a quel punto sia lui che la moglie avevano una pensione, forse campavano di quella, poi insomma aveva anche dei risparmi, insomma non lavorava Pacciani e stava lì, stava tutto il giorno in casa, nel suo orto in casa, e non succedeva niente. A quel punto si tentò un sollecito da parte di Perugini. L'occasione fu quella di una trasmissione che si chiamava Detto tra noi, era una trasmissione pomeridiana, e in quell'occasione il 4 febbraio fu organizzato un collegamento da Vicchio. Da Vicchio fu intervistato il padre di Pia, Renzo Rontini, fu intervistato anche Luca Santoni Franchetti e c'era anche Perugini. Ecco, lì l'intervistatore era, mi sembra, Piero Vigorelli. Perugini in quell'occasione lanciò un appello al mostro. Era un appello che era rivolto al mostro, ma questo appello era rivolto a Pacciani. Ma adesso ne parliamo, vediamolo prima. Io non so perché, ma ho la sensazione che tu in questo momento mi stia guardando. E allora ascolta. La gente qui ti chiama mostro, maniaco, belva, ma in questi anni credo di aver imparato a conoscerti, forse anche a capirti. E so che tu sei soltanto il povero schiavo, in realtà, di un incubo di tanti anni fa che ti domina. Lo so che il passato ti ha insegnato il sospetto, la diffidenza, ma in questo momento non ti sto mentendo. E non ti mentirò neanche dopo, se e quando deciderai di liberarti di questo mostro che ti tiranneggia. Tu sai come, quando e dove trovarmi. Io aspetterò. Ecco, insomma, visto adesso questa clip è anche un po' ridicola, diciamo a distanza di tanti anni dalle tragedie, si nota il fatto che il nome di Perugini fosse stato cambiato da Ruggero a Renzo, e soprattutto il ragazzino lì sulla destra che ridacchia, ecco, fa un po' ridere, però era insomma un appello con il quale si sperava di riuscire a smuovere Pacciani. Chiaramente né Perugini né Vigna, credo che come al solito, penso che ci fosse dietro a questa iniziativa, non è che speravano che Pacciani sarebbe caduto nella trappola di
di confessare, insomma, no? Nell'invito di confessare quello che aveva fatto Perugini, dicendo al mostro vieni qua che io ti ascolterò e così via. Si sperava soltanto che Pacciani, ascoltando la trasmissione, lui aveva comprato proprio in quei giorni, sembra, un televisore nuovo. Per cui insomma poi si vede che in qualche modo gli era stato detto, non so, magari saranno state le studentesse, le false studentesse a dirglielo, insomma Pacciani sapeva di questa trasmissione, che sarebbe stata appunto una trasmissione con una parte sul mostro di Firenze, per cui si presumeva che fosse davanti al televisore ad ascoltarla e si sperava che le Cimici catturassero qualche sua ammissione, ma non catturarono niente, catturarono qualche parolaccia e soprattutto catturarono l'angoscia di un personaggio che insomma aveva davanti a sé un futuro molto molto incerto. Per cui, insomma, anche questo appello di Perugini, che voleva servire a stimolare le reazioni di Pacciani, non fece nulla, non ebbe nessun effetto. E il tempo passava e cominciarono a passare, insomma, diversi mesi. Si arrivò verso aprile, che erano trascorsi circa 6 mesi dall'uscita di Pacciani dal carcere, e no, erano passati 4 mesi e ne erano passati 6 però dall'iscrizione nel registro degli indagati. E allora mettiamoci un po' nei panni degli inquirenti a questo punto, perché è questo che dobbiamo cercare di fare. Cioè avevano messo assieme tutto questa organizzazione, queste indagini fatte anche in grande, avevano smosso mari e monti e cosa avevano in mano? Non avevano in mano niente. Ecco, mettiamoci in questa situazione loro. Insomma, qui bisogna pensare, non so, forse vengono in mente anche certi film, no? Dove c'è l'investigatore che è sicurissimo di avere davanti l'assassino, magari l'assassino lo sbeffeggia anche, no? Dicendogli non riesci a incastrarmi perché non hai nessuna prova. La tentazione dell'investigatore di metterla lì una prova si può pensare che sia veramente grossa. Insomma, questa tentazione potrebbe essere stata anche dei nostri investigatori e aver prodotto quello che sappiamo bene essere stata una prova molto controversa, la cartuccia nell'orto. Ecco, io di questa cartuccia nell'orto ho già parlato in 3 video e non è qui il caso che mi dilunghi troppo. Allora farò un breve riassunto e poi farò un paio di puntualizzazioni o 3 per dire delle cose interessanti. Ecco, il riassunto è questo, che Pacciani era stato visto da un vicino che poi aveva dato disponibilità della sua casa a degli agenti in borghese per controllare meglio, era stato visto armeggiare nel suo orto in modo giudicato sospetto. Cioè Pacciani aveva un bastone di ferro, qualcosa del genere, con il quale sondava il terreno, e gli investigatori pensarono che stesse cercando qualcosa che aveva nascosto e che non ricordava più bene dove l'aveva messo. Io penso che fosse questo. La speranza era che cercasse la pistola. Ora uno si potrebbe domandare, ma come? Pacciani aveva nascosto la pistola proprio nel suo orto? Insomma, se se ne voleva disfare, io penso che l'avrebbe buttata via da qualche altra parte, ma insomma c'era questa speranza che avesse nascosto la pistola nell'orto. E così il 27 aprile venne iniziata una maxi perquisizione con un mezzo esercito e dopo 2 giorni di inutili ricerche, l'orto fu scavato per 1,5 metri, venne trovata questa cartuccia in un paletto di cemento che Pacciani aveva messo a camminamento in terra, un paletto di cemento con dei buchi riempiti di terra, c'era questa cartuccia dentro. E questa cartuccia poi sarebbe diventata la prova regina della colpevolezza di Pacciani al processo. Si tentò, questo lo sappiamo bene, di dimostrare che questa cartuccia era entrata nella pistola del mostro. Ma a questo punto
Andiamo a vedere un paio di cose, a puntualizzare un paio di cose. La prima è questa: io avevo raccontato di come la perizia dei due periti Spampinato e Benedetti aveva stabilito che l'H stampata sul fondello di quella cartuccia Pacciani era molto simile alle H stampate sui bossoli del mostro, e sostanzialmente si poteva presumere che fosse derivata dalla stessa matrice, per cui fosse stata prodotta attorno agli anni 66, 67, 68, esattamente quando erano state prodotte le cartucce che usava il mostro di Firenze. E questa era insomma una cosa abbastanza interessante. Io avevo detto anche che c'era questa ipotesi nella perizia, ma non c'era nessuna fotografia, per cui non si poteva vedere. Ecco, ultimamente sono entrato in possesso, grazie sempre all'avvocato Vera Adriani, generosissimo, che mi ha fatto avere la foto del fondello di questa cartuccia. Vediamola qua. Questa è la foto, tratta dalla perizia Minervini. Ecco, ora, in questo confronto, vediamo in mezzo la cartuccia Pacciani. A destra vediamo una cartuccia del delitto di Giugoli. A sinistra vediamo un'altra cartuccia diversa. Parliamo di questa cartuccia diversa, che io ho contrassegnato con il nome di Nicola Esposito. Questa cartuccia, così per pura curiosità, è una delle 3 che venne consegnata da una guardia giurata di nome Esposito, Nicola Esposito, a un maresciallo dei carabinieri, il maresciallo Antonio Amore. Nell'81 vennero consegnate queste 3 cartucce, e questa guardia giurata disse di averle ricevute da un tizio molto alto e robusto ma anche grasso, insomma con una bella panza, che gli aveva dato queste 3 cartucce dicendogli che ne aveva altre diverse centinaia. La guardia giurata l'aveva consegnata al maresciallo Amore e poi erano rimaste agli atti. Ecco, a Minervini vennero consegnate anche queste 3 cartucce inesplose. Come si vede, l'H della cartuccia di Nicola Esposito è molto diversa dalle altre 2 H. Cioè, questo per rendersi conto di che cosa vuol dire vedere delle H simili e vedere delle H differenti. Come si vede, le caratteristiche specifiche dell'H dei bossoli del mostro non ci sono. Non c'è la gambetta mangiata, non c'è la gambetta orizzontale che è un po' inclinata, e anche lo spessore delle gambette è differente. Mentre si può vedere che le 2 cartucce Pacciani e la cartuccia di Giugoli sono molto simili. Purtroppo non si riesce ad apprezzare la differenza di ampiezza delle gambette che viene indicata nella perizia, perché la qualità della foto non è adeguata. Comunque si vede che, anche all'occhio di un profano, si vede benissimo che le 2 H sono molto molto simili, per cui l'idea che quella cartuccia fosse una di quelle prodotte negli stessi anni di quelle del mostro è un'idea, secondo me, molto 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 verosimile, che ci deve far pensare che chi scelse quella cartuccia per metterla nell'orto di Pacciani la scelse, almeno quella fu un'operazione fatta bene, anche se poi tante altre, tutti quei graffietti, quelle cose lì non furono altrettanto felici come scelte, come operazioni. Questa è la prima cosa che volevo far vedere. La seconda è questa. La seconda è un'intuizione di un ascoltatore che si chiama Giovanni Pippretto, che la sua intuizione riguarda il disassamento del bossolo e del proiettile. Ecco, come possiamo vedere in questa foto, il bossolo e il proiettile erano disassati di circa 7 gradi. Il motivo di questo disassamento non è ben chiaro. Da quello che si legge nella perizia e che si evince dalla deposizione di Benedetti, è che venne attribuito all'inceppamento. Io ho cercato di far capire come poteva essere avvenuto questo inceppamento, con il proiettile che saliva e invece di imbroccare la camera di sparo andava a picchiare contro la parete superiore oppure contro un bossolo che non era stato espulso, che era ancora dentro, e con la spinta della molla dell'otturatore si era appunto disassato, allentando anche la crempatura del bossolo sul proiettile. Infatti il proiettile girava.
L'intuizione dell'ascoltatore Giovanni Pipretto è questa. Una spiegazione banale per la cartuccia con la palla disassata e rovinata è che nel cacciarla nella fessura ci abbiano dato sopra un pestone. Forse vi sembra stupido, ma è invece ragionevole. No, non è stupido affatto, è ragionevole. Cioè quel disassamento, e attenzione, non solo il disassamento, ma anche la scalfittura che c'è sull'ogiva, come si vede qua, potrebbero essersi prodotte proprio al momento in cui la cartuccia fu spinta dentro il terreno, che poteva non essere così molle. Io ho fatto una variante di questa intuizione in questo modo, cioè io ho pensato che la scarpa, dando una pressione uniforme a tutta la cartuccia, non avrebbe potuto produrre questo disassamento, che si sarebbe invece potuto produrre molto meglio se chi avesse interrato la cartuccia l'avesse spinta con un dito. Cioè un dito a metà della cartuccia, praticamente nel punto dove si univano bossolo e proiettile, poteva aver prodotto proprio questo schiacciamento, questo avvallamento. E un corpo, un sasso, un sassetto a contatto con l'ogiva è fatta di piombo che è molto tenero, poteva aver prodotto proprio quell'impronta lì. A me pare che sia una supposizione molto molto valida e ringrazio Giovanni Pipretto di averla proposta, e io appunto poi dandomi l'occasione di mettere questa puntualizzazione, questa piccola variante. Ma a questo punto chiudiamo con la perquisizione, con la maxi perquisizione, così dicendo come finì. Leggo dal mio saggio. L'8 maggio 1992, a distanza di 12 giorni dall'inizio, finalmente la madre di tutte le perquisizioni si concluse e Pacciani fu lasciato solo, libero di guardarsi attorno per compilare la lunghissima richiesta di risarcimento danni. E quella Pacciani la compilò perché aveva diritto. Il bottino di tanti sforzi era stato magro. Oltre alla cartuccia furono sequestrate poche altre quisquilie, tra le quali un berrettino pubblicitario di una ditta di Calenzano e vari quadri. Rinvenuto ma non sequestrato il tesoretto dei risparmi, un gruzzolo non trascurabile di oltre 120 milioni di lire, tra buoni postali nascosti in una nicchia nel muro della cucina, assegni circolari, contanti e un libretto di risparmio. Pochi anni dopo quei soldi sarebbero stati guardati con occhi ben differenti. Questo lo sappiamo bene, no? Poi, un po' di anni dopo, Michele Giuttari avrebbe guardato questi soldi con un occhio molto molto diverso e gli avrebbero fatto pensare, anche questo lo sappiamo bene, che quei soldi fossero derivati dalla vendita dei cosiddetti feticci. In ogni modo, la grande speranza di mettere le mani sulla famigerata pistola era andata delusa, e se con il piano B, cioè quello della cartuccia, si era almeno evitata un'enorme figuraccia, gli inquirenti sapevano bene di aver raccolto, a prezzo di sforzi enormi, poco più di nulla. E qui arrivò un rinforzo che possiamo denominare asta guidamolla. Il 25 maggio arrivò una lettera, un pacchettino, ai carabinieri di San Casciano. In questo pacchettino c'era una lettera e c'erano due stracci a fiorellini, pezzi di stoffa bianca a fiorellini verdi, che avvolgevano un oggetto di metallo che possiamo vedere qui. Questa è un'asta guidamolla che possiamo capire meglio da questa foto, dove si vede, ecco, l'oggetto con la molla intorno. L'asta guidamolla è un perno che entra dentro la molla di recupero dell'otturatore e serve a evitare che la molla per farla rimanere rettilinea. Cioè la molla viene compressa al momento dello sparo da gas di scarico, viene compressa e poi torna indietro e rimanda il carrello otturatore al suo posto. Ecco, l'asta guidamolla serve a evitare che la molla perda la sua forma rettilinea. Ecco, quest'asta guidamolla venne controllata, venne mandata alla Beretta per controlli e fu effettivamente stabilito che apparteneva proprio a una pistola del modello di quella che si presumeva usasse il mostro, una Beretta della serie 70.
Insieme a questi oggetti, dentro il plico c'era anche una lettera. Ecco, vediamo anche l'immagine della lettera, emersa recentemente, io l'ho trovata sul sito Il Mostro di Firenze, un caso ancora aperto, vabbè, purtroppo sempre con il loro marchio. Fortunatamente questa volta il marchio risulta molto piccolo e non dà fastidio. Leggiamola. Questo è un pezzo della pistola del Mostro di Firenze e sta sulla Nazione. C'era la fotografia, stava in un barattolo di vetro stiantato, qualcuno lo ha trovato prima di me sotto un albero a Crespello Luiano e si vede il tabernacolo della Vergine. Il Pacciani andava lì e lavorava alla fattoria. Anche la moglie e la figlia grande passeggiavano lì e sono grulle e fanno tutto quello che lui gli comanda, se no ne toccano. Se no le prendono, cioè le botte. Il Pacciani è un diavolo e incanta i bischeri alla TV, ma noi lo si conosce bene e lo avete conosciuto anche voi. Punitelo e Dio vi benedirà, perché non è un uomo, è una berba. Grazie. Sul retro del biglietto l'anonimo aveva disegnato una rozza piantina. Ecco, leggiamo il mio saggio. Seguendo le scarne indicazioni dell'anonimo, si credette di poter individuare il punto del ritrovamento lungo una strada poco fuori Mercatale, nei pressi di un tabernacolo dove, senza fortuna, si cercarono i pezzi del barattolo di vetro stiantato. Altre ricerche eseguite anche con l'aiuto del metal detector e allargando la zona non portarono a rinvenire null'altro di utile. E allora, qui bisogna dire che questo perno di metallo, è vero, sì, apparteneva a una beretta della serie 70, ma come si faceva ad associarlo a Pacciani? Cioè non c'era niente che lo potesse associare a Pacciani, non è che l'anonimo aveva detto di aver visto Pacciani che lo sotterrava, però c'erano gli stracci che lo avvolgevano. Continuiamo a leggere. Naturalmente non c'era modo di dimostrare che il perno provenisse davvero dalla beretta del mostro, né che fosse stato nascosto da Pacciani, ma forse i due stracci erano suoi, anche se l'anonimo non lo aveva precisato. E così, domenica 31 maggio, Perugini si presentò con una vaschetta di gelato sotto braccio nell'abitazione di Piazza del Popolo, questo lo racconta nel suo libro, dove le figlie di Pacciani rientravano dal loro lavoro di domestica a Firenze nei fine settimana, e appeso a un chiodo in cucina trovò uno strofinaccio proprio di quella stoffa lì. «Ma che, quello strofinaccio lo uso per asciugare i piatti, ce n'è un monte di quelle pezze lì», dice Rosanna. Questo si legge nel libro di Perugini. A quel punto le ragazze raccontarono di un lenzuolo ricevuto in regalo da Graziella un paio d'anni prima, dal quale avevano ricavato degli strofinacci, che subito si misero a cercare, trovandone alcuni in un sottoscala e uno nella credenza del garage in uso al padre. Attenzione, questo è importante. Ne trovarono uno nella credenza in uso al padre. Lì c'era un garage che era accedibile dall'appartamento, senza chiavi, però era accedibile anche da fuori, cioè era un garage, e questo garage era in uso al padre. E lì trovarono nella credenza che era in questo garage uno di questi stracci, subito consegnati ai loro ospiti. Le successive comparazioni eseguite dalla polizia scientifica portarono alla certezza che la stoffa era di tipo identico a quella che avvolgeva l'asta guidamolla. Ecco, qui vediamo nel fascicolo fotografico proprio uno di quegli stracci, foto che ho tratto da insufficienza di prove. Una volta accertatisi che quei due stracci dell'asta guidamolla erano dello stesso tipo di quelli trovati in casa Pacciani, consegnati dalle figlie, gli inquirenti organizzarono una perquisizione, sia in casa lì in Piazza del Popolo, la casa delle figlie, sia anche in via Sonnino, e ne trovarono altri di questi stracci. Non in via Sonnino, li trovarono tutti in Piazza del Popolo. Ecco, tra questi stracci ne trovarono uno che, confrontato con uno dei due che avvolgevano l'asta guidamolla, dimostrò che una volta erano uniti, cioè erano sfrangiati. Si vede che non erano stati tagliati con le forbici, ma erano stati strappati, e le fibre coincidevano perfettamente, per cui c'era assoluta sicurezza che uno dei due stracci che avvolgevano l'asta guidamolla aveva fatto parte una volta di quel lenzuolo dalle quali le figlie di Pacciani avevano detto di aver ricavato tutti questi strofinacci.
Ma allora, cosa si può dire di questa asta guida molla? Che rispetto alla cartuccia era di una falsità ancora più evidente, cioè questa dell'asta guida molla era veramente una prova costruita a tavolino, anche se non si può dire da chi, però che fosse una prova costruita a tavolino è una certezza. Allora, il primo elemento che ci fa pensare a una prova costruita a tavolino è il fatto che appare incredibile che Pacciani avesse nascosto questo pezzettino di pistola in un barattolo dentro il terreno, cioè che motivo aveva avuto Pacciani di andare là a sotterrare quest'asta guida molla? Non aveva nessuno. La domanda se la pose anche Piero Toni al processo di secondo grado. Piero Toni, che era il procuratore generale, il rappresentante dell'accusa. Leggiamo le sue parole riportate in un articolo di Repubblica del 6 febbraio 1996. È un elemento di nessun valore indiziante l'asta guida molla. L'unica ipotesi è che Pacciani abbia smembrato la pistola e ne abbia disseminato i pezzi. Ma allora, se non si trattasse di fatti atroci, di dolori feroci, non avrei remore a fare dello spirito e ad evocare una scena da Pantera Rosa. Dunque, Pacciani, invece di buttare la pistola, la smembra, avvolge ogni singolo pezzo in biancheria di casa, li mette in contenitori di vetro e poi li seppellisce nei boschi. Mi pare di vederlo con la sua zappa in spalla. Ma come avrebbe potuto fare tutto ciò se dal momento della sua scarcerazione, il 6 dicembre 91, è stato sempre intercettato, controllato, pedinato? Teniamo presente che questo lenzuolo era stato regalato a Graziella mentre Pacciani era in carcere, per cui Pacciani poteva aver confezionato questo pacchetto con dentro, questo involucro con dentro l'asta guida molla dopo la sua scarcerazione, ma dopo la sua scarcerazione era controllato, era controllato a vista praticamente e non avrebbe potuto fare una cosa del genere. Ma poi perché questo perno nascosto e tutti gli altri componenti? Se noi andiamo a vedere come è fatta una pistola di quel tipo, ecco, qui c'è un esploso probabilmente simile a quello che l'anonimo aveva detto di aver visto sulla Nazione. Ecco, sono 42 componenti, insomma, non so io se Pacciani avesse smembrato la pistola in tutti questi componenti 42 andando a sotterrarli ognuno in un posto diverso, ma per che motivo? Cioè, non c'era un motivo. Ma poi ci sono molte altre ragioni di perplessità su questa prova, vediamole. Una ragione è questa: quando l'anonimo vide questo oggetto a terra, come aveva fatto a riconoscerlo come componente della pistola del mostro? Sì, lui aveva scritto di aver visto questa pistola, questo disegno sulla Nazione, ma insomma vedere una specie di chiodo in terra e pensare che fosse proprio quell'oggettino che c'è dentro questo esploso è una cosa proprio poco credibile. E poi gli stracci, perché insieme al perno aveva inviato quegli stracci? Cioè, come aveva fatto lui a immaginare che quegli stracci fossero stati una volta attorno a questo perno? Cioè, questo perno lui scrisse che era stato trovato da qualcuno prima di lui e con questo barattolo di vetro che si era rotto, cioè evidentemente questo aveva trovato questo barattolo di vetro con dentro gli stracci e dentro il perno, aveva rotto il barattolo e poi aveva lasciato tutto lì a terra. Ma allora questi stracci, se l'anonimo li avesse trovati avvolti attorno al perno, non avrebbe trovato il perno. Cosa aveva fatto? Aveva visto questi stracci, era andato lì, li aveva svolti e aveva trovato il perno dentro. Per quale motivo? Se invece li avesse trovati accanto al perno, perché l'anonimo, perché chi li aveva trovati prima di lui li aveva buttati lì, e come aveva fatto a pensare che quegli stracci fossero stati così importanti da inviare anche loro? Perché in effetti se il perno fosse stato inviato senza gli stracci, non sarebbe nemmeno, noi non saremmo qui a parlarne, perché come si sarebbe fatto a collegarlo a Pacciani? Per cui ci sono queste perplessità che vanno registrate.
Ma poi c'è il biglietto. Ecco, ora questo biglietto è veramente un biglietto che si capisce che è artefatto, cioè chi lo scrisse voleva dare l'impressione che la persona che l'aveva scritto era una persona popolaresca, insomma, che usava un linguaggio che non era l'italiano, era un linguaggio dialettale, un linguaggio di dialetto toscano, ma non è che una persona ignorante scrive in dialetto toscano, cioè in dialetto toscano se uno non è facile scrivere in dialetto toscano, bisogna essere una persona istruita per dare l'idea, per scrivere bene. Se si pensa alla lettera spontanea di Lotti si ha un'idea di come possa scrivere un toscano ignorante, può scrivere in quel modo, ma non in questo modo. E poi anche la grafia, che appunto è emersa da poco, questa lettera, è una grafia di una persona istruita. Queste domande se le pose anche l'avvocato Luca Santoni Franchetti nel suo intervento finale al processo Pacciani. Teniamo conto che Luca Santoni Franchetti era un avvocato di parte civile, ma aveva un'impostazione totalmente diversa dagli altri. Secondo lui Pacciani non era colpevole e lo disse chiaramente, lui pensava a un gruppo di persone che, appunto l'ho già detto, gravitavano attorno all'ambiente dei sardi. Ma comunque sentiamo cosa disse Santoni Franchetti riguardo questa prova dell'asta Guidamolla. Ecco, dimenticavo questo fatto. La lettera anonima non fu acquisita agli atti. Questo perché nel nuovo codice di procedura penale era stato vietato espressamente questo, cioè tutte le lettere anonime non potevano essere considerate prova. In questo caso infatti si escluse questa lettera anonima, però qui c'è un paradosso, cioè si escluse la lettera anonima dagli atti, però non si esclusero il perno e gli stracci. Cioè insomma l'anonimo aveva mandato queste tre cose assieme, di queste tre cose si escluse la lettera ma non gli altri due. E questo naturalmente impediva di esaminare la lettera in rapporto agli altri due oggetti, cercando di capire che cosa potesse esserci dietro. E Luca Santoni Franchetti mise in evidenza proprio questo fatto. Leggiamo. Non è possibile che di fronte a 16 vittime io non riesca a parlare di un biglietto che è così chiaramente falso, prodotto da una persona che ha studiato. La T è fatta come una croce, la A come un'alfa greca, la E nella maniera inversa di quello che noi facciamo sempre. È possibile non doverne discutere? E guardate che è importante, perché noi si è anche pensato che se lo potesse essere mandato il Pacciani, siamo arrivati addirittura a questa perversione. La E ha il trattino di mezzo lunghissimo, la T è fatta in maniera assurda, la Q ci ha il trattino perpendicolare, è assurdo, cioè nessuno scrive normalmente così. E a noi questo ci brucia, però ricordiamoci bene che questa è la chiave di questo delitto. Chi l'ha mandato e perché? Benissimo, non è acquisibile, non se ne potrà parlare in sentenza, ma nel vostro iter mentale questo andrà pur considerato. Si parla molto di gruppo, di qualcuno che può essere intorno a qualcun altro, ma queste cose non si possono passare sotto silenzio e non saranno passate sotto silenzio perché noi dobbiamo arrivare in un processo così nebuloso e indiziario a una verità storica, una verità vera. E qui bisogna riconoscere a Santoni Franchetti proprio questo desiderio di arrivare a una verità reale, non a una colpevolezza che potesse soddisfare il bisogno di giustizia dei parenti delle vittime a ogni costo, anche a costo di avere un colpevole che non era il colpevole. Ma andiamo avanti. Questo era il punto fondamentale e proprio su questo ci si trova alle mani legate. Chi l'ha mandato? Chi aveva la possibilità di trovare quel panno verde e legarlo lì? Allora, come ho detto, Santoni Franchetti pensava a questo gruppo, francamente io penso invece che la soluzione sia molto più semplice. C'era qualcuno che aveva la possibilità di accedere all'appartamento delle figlie di Pacciani e questo qualcuno confezionò questa prova. Chi fosse questo qualcuno non si può sapere. Leggiamo dal mio saggio. Chi aveva costruito la falsa prova dell'asta Guidamolla? A gettare ombre inquietanti sulla vicenda sono innanzitutto i due stracci che avvolgevano il manufatto, ricavati con certezza dal lenzuolo regalato alle figlie di Pacciani,
come se li era procurati l'anonimo. Cioè, evidentemente, ripeto, la presenza di questi stracci diceva inequivocabilmente che questa persona aveva avuto accesso alla casa di Pacciani. Abbiamo visto che Perugini, durante la sua visita non ufficiale alle figlie di Pacciani nella loro casa di Piazza del Popolo, si era fatto consegnare quelli reperiti dalle ragazze frugando in giro al momento. Uno di essi era stato trovato nel garage in uso al padre, nel quale però si poteva entrare anche dall'appartamento senza chiavi. Quello straccio, attenzione, è importante quello straccio trovato nell'anta della credenza del garage al quale si accedeva anche dall'appartamento, ma che era in uso al padre. Quello straccio fu descritto da Perugini in dibattimento, fu letta la didascalia che era questa. Frammento di stoffa dello stesso tipo e colore sopra descritto, della lunghezza di centimetri 48 circa. 48 circa era uno strofinaccio, insomma. Rinvenuto nell'anta di sinistra della credenza del garage di Piazza del Popolo 6, consegnato spontaneamente da Pacciani Graziella in data 31/5/92. Cioè, questo era proprio lo straccio che Graziella consegnò agli inquirenti trovato nell'anta di quella credenza. Poi, 2 giorni dopo, abbiamo visto che era stata eseguita una perquisizione e era stata una perquisizione che era stata estesa anche alla casa di Via Sonnino, ma lì non era stato trovato niente. E nella stessa anta, attenzione, nella stessa anta di sinistra della credenza dove era stato trovato lo straccio che aveva consegnato Graziella Pacciani, venne trovato un altro straccio. Questo straccio viene descritto da Perugini in aula, leggendo la didascalia sotto la fotografia. Frammento di stoffa in cotone stampato a fondo bianco con fiori di colore verde pallido simile al precedente, forma irregolare triangolare, della lunghezza di centimetri 17 circa. Teniamolo conto, ecco, 17 circa, era lungo così. Era un pezzettino di stoffa lungo così e a base di centimetri 11 allora dice come altezza 17 centimetri, come base 11 che sono questi. Cioè era un pezzettino di stoffa così, un pezzettino di stoffa assolutamente inutile, no? Rinvenuta nell'anta sinistra della credenza di colore bianco ubicata nel garage di Piazza del Popolo 6, di proprietà di Pacciani Pietro, durante la perquisizione del 2 giugno 92. Questo pezzettino non era stato consegnato da Graziella, era stato consegnato solo l'altro. Ora, io non so, quest'anta di questa credenza com'era? Era un baule? Non era un baule. Io penso che se ci fosse stato nel momento in cui la Graziella Pacciani aveva consegnato l'altro, avrebbe consegnato anche questo. Ma bisogna farsi anche una domanda, ma mentre lo straccio che consegnavo da Graziella Pacciani poteva servire come strofinaccio, perché era mezzo metro di 48 centimetri, quant'era? 48 centimetri, questo qua, che era un pezzettino così, a cosa sarebbe servito? Questo straccio, questo pezzettino, è importante perché fu proprio quello che servì a dimostrare che uno dei due che avvolgeva l'asta guidamolla una volta gli era unito a lui, per cui associava praticamente lo straccio che avvolgeva l'asta guidamolla al lenzuolo di casa Pacciani. Questo lo si deduce da un'annotazione della SAM datata 12 giugno, dove vengono commentati gli oggetti sequestrati il 2 giugno. Vi si legge: del lembo di stoffa sequestrato nella credenza del garage di Piazza del Popolo si anticipa che, come emerge dal fascicolo fotografico che si allega, esso sembra essere la naturale prosecuzione di uno dei 2 lembi di stoffa nei quali era avvolta un'asta guidamolla per pistola, inviata da Anonimo nei giorni scorsi. Cioè, era proprio quel pezzettino di stoffa lì che aveva consentito di fare questo abbinamento. Ma allora qui veramente la cosa puzza. Cioè, quel pezzettino di stoffa lì non era certamente un pezzettino di stoffa che le figlie di Pacciani potevano aver tenuto per utilizzarlo, no? Perché era troppo piccolo.
è molto più logico pensare che quel pezzettino di stoffa fosse stato un pezzettino di stoffa avanzato da chi aveva confezionato i due stracci, avvolgendovi poi l'asta guidamolla. Questo mi sembra abbastanza logico. Per cui quello che si può pensare è che quel pezzettino di straccio che venne trovato nella perquisizione del 2 giugno non fosse lì quando la Graziella Pacciani aveva consegnato l'altro, ma fosse stato messo lì successivamente, nell'intervallo tra il 31 maggio e la perquisizione del 2 giugno, da qualcuno che sapeva o immaginava che sarebbe stata effettuata quella perquisizione. Questo lo sospettava anche il maresciallo Minoliti. Ne abbiamo già parlato delle dichiarazioni di Minoliti che erano state carpite da Spezzi e registrate in una videocassetta. Ecco, qui non sto a ripetere tutta la storia, leggiamo quello che dichiarò Minoliti a Spezzi, Minoliti che poi per queste sue dichiarazioni venne trasferito. Quello straccio mi puzza, perché non fui chiamato quando fu trovato. Mi spiego. Tutte le operazioni sono state condotte in maniera congiunta tra la squadra speciale e i carabinieri di San Casciano e stranamente quando fu trovato lo straccio non fui chiamato. Lo straccio, ti dico, è inquinato perché tutte le altre perquisizioni le avevo fatte anch'io. Devo dirti la verità, in quel garage c'eravamo già stati e avevamo trovato già diversi pezzi di stoffa, li avevamo sequestrati e catalogati. Quello non c'era. È uscito fuori quando non hanno fatto partecipare nessuno di noi di San Casciano. Leggiamo il mio saggio. Quindi, secondo Minoliti, il recupero dello straccio che combaciava con uno dei due inviati dall'anonimo, quello cui si era riferito il consulente del PM indicandolo come ultimo lembo trovato, era avvenuto in modo sospetto, in coda al proprio intervento. In ogni caso, il giudice di primo grado si mostrò scettico sulla possibilità che dietro l'invio potesse esserci stata una macchinazione della polizia. E qui diciamo che le argomentazioni della sentenza di primo grado erano anche abbastanza logiche, insomma, cioè diciamo che la polizia avrebbe potuto adottare un altro meccanismo diverso. Comunque, due possibilità. Se era stata la polizia, forse si era voluto dare maggior spessore alla prova sequestrando lo straccio in una perquisizione ufficiale. Cioè invece di farlo ritrovare subito, si era aspettato di trovarlo nella perquisizione ufficiale. Questo se si vuole pensare male della polizia, altrimenti c'è un'altra spiegazione. Poteva essere stato qualcun altro, magari intenzionato a dare un aiutino alle indagini, magari lo stesso che aveva fabbricato la prova della cartuccia. Si potrebbe pensare che queste prove fabbricate non fossero state fabbricate dalla polizia, ma fossero state fabbricate da qualcuno che aveva interesse a gettare sospetti su Pacciani. Quale fosse poi il suo obiettivo, questo non lo possiamo sapere. Allora ecco, siamo arrivati in fondo al video, siamo arrivati anche in fondo a quella che fu la forsennata ricerca di questa pistola, perché a quel punto con il ritrovamento di quest'asta guidamolla si rinunciò definitivamente alla speranza di trovare la pistola. Insomma, che quest'asta guidamolla fosse stata veramente un pezzo della pistola o che fosse stata una prova artefatta, questo nel pensiero degli inquirenti, la speranza di trovare quella pistola non c'era più. E allora si cominciò a pensare di trovare delle prove materiali in un altro modo. Ma questo lo vedremo nel prossimo video. Vi saluto.